Hola a todos, benvenuti a questo video. Oggi parliamo di metaverso. Ve l'avevo già promesso nello scorso quando abbiamo parlato di NFT. Oggi andiamo a capire che cos'è questo parolone di cui tutti parlano in questo momento, come ha diviso l'opinione pubblica tra i fanatici e gli entusiasti che addirittura si vestono eleganti per parlare del tema, e invece chi un po' più scettico dice che questa è semplicemente una moda passeggera e qualcosa da cui starne alla larga, perché potrebbe portare ad uno scenario distopico, apocalittico per la razza umana. Se vuoi rimanere aggiornato su tutti questi temi, ti ricordo di iscriverti al canale e di metterci un bel like. Mentre girovagavo nel web alla ricerca di informazioni sul metaverso, ho trovato questo video. We interrupt this program to bring you a special report. Risulta essere molto coinciso e molto semplice da capire e fa proprio al caso nostro. Il video è in inglese, quindi ve lo lascio in descrizione per chi comunque volesse cercarlo, ma ho deciso di fare una specie di traduzione di quel video, di quelle informazioni, di sintesi personale per appunto parlare del tema. Cominciamo. Nel 1991 viene pubblicato per la prima volta il primo sito web, che non è nient'altro che un po' di scritte su uno sfondo bianco, e ci viene anche un po' di tenerezza, no? Un po' di nostalgia a vedere la semplicità che ha questa pagina web. Lo chiameremmo un testo su Word. Dopo appena un paio d'anni, sempre su un altro sito web, viene pubblicato il primo video mai esistito. Stiamo parlando del primo video pubblicato su YouTube. Guardando quello che è successo nella storia dell'umanità, sappiamo bene che le nuove tecnologie hanno sempre portato un cambio drammatico nel modo di pensare di una società e nel modo di interagire di una società, ma anche e soprattutto hanno portato nuove intere industrie e nuove intere economie che non sarebbero mai esistite senza l'avvento di quella tecnologia. Pensiamo per esempio al telefono e a tutta la rivoluzione tecnologica che ha portato. Ed è esattamente il momento in cui ci troviamo adesso. Stiamo per fare un grande salto verso una tecnologia che cambierà definitivamente il modo in cui interagiamo e il modo in cui viviamo nel mondo. Stiamo parlando appunto del metaverso. Prima di arrivare a una descrizione di che cos'è il metaverso, vediamo esattamente che cosa sta succedendo in questo momento. Sappiamo bene che Zuckerberg già da qualche tempo ha annunciato il suo cambio di nome da Facebook a Meta, della sua compagnia, e sta dirigendo il suo colosso dentro questa nuova tecnologia. Aggredito dalla stampa, che ha dipinto uno scenario distopico pensando appunto che Zuck sia lo stratega dietro il mondo virtuale e che appunto ci porterà ad essere tutti degli imbecilli senza cervello connessi a un ingranaggio. Scene che ci ricordano un film di qualche anno fa che è tornato prepotentemente nelle sale. Ma in questo video non ci interessa capire come le grandi compagnie controllano la nostra vita. L'idea di questo video è quella di intendere il metaverso come qualcosa che ci appartiene. Nel 2021 Ariana Grande ha fatto il suo primo tour in un videogioco. Stiamo parlando infatti della performance virtuale che ha tenuto gioco Fortnite. Netflix sta entrando nel mondo dei videogiochi e i videogiochi stanno creando i loro show televisivi su Netflix. BMW ha già lanciato il suo modello di auto in Rocket League. Insomma, è una rivoluzione che riguarda tutte le industrie, tutti i mercati, e stanno entrando appunto con prepotenza in questa nuova tecnologia per cercare di combinare, di connettere il mondo reale con il mondo virtuale e dare una esperienza disruptiva allo spettatore. Il metaverso non è qualcosa di facile da spiegare perché non ne conosciamo ancora tutto il potenziale, non ne sappiamo quasi nulla e magari per definirlo utilizzeremmo uno dei suoi utilizzi e sarebbe magari come voler descrivere internet negli anni 90 come un posto dove si possono inviare mail elettroniche. Sarebbe diminutivo per la tecnologia stessa. Non abbiamo ancora l'innovazione, non abbiamo ancora la capacità tecnologica
di poter sapere di cosa stiamo parlando, di poter sapere verso dove andremo e la grandezza di questa tecnologia. Senz'altro però descriveremmo che è una specie di incrocio tra mondo virtuale, realtà aumentata, web 3.0 e blockchain, cui abbiamo anche una nuova economia dietro internet, vero e proprio sistema finanziario. Partiamo da Web 3.0, che è la nuova versione dell'internet. Sì, perché anche internet ha avuto una sua evoluzione. Pensiamo infatti che la prima fase, chiamata Web 1.0, è il sito che abbiamo mostrato prima. In questa fase rientrerebbero, secondo me, anche le mail e i primi motori di ricerca, dove appunto si poteva cercare qualche informazione, testo, immagine. Poi siamo passati, con la venuta dei social network, ad avere un'interazione degli utenti all'interno di questo mondo. Quindi anche un'esperienza multimediale dove c'è appunto tutta questa connessione tra le varie piattaforme. Ed è un po' il momento in cui ci troviamo adesso. In questo Web 2.0 l'unica cosa che un utente può possedere, l'unico pezzo che un utente può possedere dell'internet è un dominio. È l'unica cosa che io posso avere di mia proprietà e che nessun altro può avere di conseguenza. Tutto il resto è privato. Anche questo video che state vedendo non è di mia proprietà, è di proprietà di YouTube. Quindi se YouTube decidesse di chiudere il mio video, io non potrei farci assolutamente nulla. Cosa invece molto diversa nel Web 3.0, in cui grazie alla blockchain, quindi grazie anche agli NFT, il web diventa di proprietà di chi ne fa parte, quindi di tutte le persone che ci interagiscono all'interno. Noi diventiamo proprietari di un pezzetto dell'internet. Tutto ciò che compriamo, vendiamo o creiamo all'interno di questo web 3.0 ci appartiene, è nostro, a meno che noi non vendiamo, non cediamo la proprietà ad altri utenti. Se non l'hai ancora visto o ti stai perdendo dei passaggi, ti consiglio di vedere il mio video sugli NFT, in modo tale da avere una visione più completa sul significato di quello che stiamo dicendo. Per rompere con qualche falso mito intorno al metaverso, citiamo questo tweet che è diventato famoso sul web, che dice: le persone dicono che gli NFT sono uno scam, ma loro postano delle loro creazioni originali su Instagram in cambio di cuori digitali. Un altro mito da sfatare è credere che la realtà virtuale sia tutto il metaverso. Ecco, questo è sbagliato. Anche questa è solo un'applicazione di quello che ha da offrire il metaverso, ma non è assolutamente tutto. Facebook non ha di certo creato il metaverso e nemmeno le compagnie o le grandi multinazionali possono dominare il metaverso. Questo ricordiamo perché nel metaverso parliamo di proprietà individuali. Per spiegarti questo concetto ti faccio un esempio semplice. Immagina che un artista ha creato una canzone e l'ha reso un NFT. Vendiamo quell'NFT a $1 e Rockstar in Business decide di comprargli l'NFT. Per smart contract l'artista ha definito nel momento della sua creazione che percentuale tocca a lui sulle vendite e che percentuale invece è disposto a dare, a cedere a chi la rivenda in futuro. Se Rockstar in Business vendesse l'NFT a un'altra persona, 80 centesimi finirebbero direttamente sulla wallet dell'artista e 20 centesimi finirebbero nella wallet di Rockstar in Business. Ci guadagna l'artista, ci guadagna chi lo vende e non c'è nessun intermediario di mezzo. Spotify, Apple Music, Amazon Music e tutto il resto. Nel frattempo Apple, Microsoft, Facebook, Niantic VR con i suoi nuovi occhialini stanno tutti preparando un nuovo prodotto che a breve uscirà nel mercato. Quindi ragazzi, il mio consiglio è quello di rimanere aperti a questa tecnologia, di non chiudersi e di rimanere informati, di educarsi, di studiare, perché solo in quel modo saremo pronti per adottare questa nuova tecnologia ed essere padroni, ed essere beneficiarci di essa e non essere invece il beneficio per qualcun altro. Bene ragazzi, anche questa volta ho preparato una mappa riassuntiva del tema, come avevamo detto già nello scorso video. Ogni qualvolta ci sarà un concetto importante che andiamo a spiegare, riassumerò poi i punti chiave in una mappa mentale
che potete comunque trovare sotto forma di NFT e quindi vi lascio il link in descrizione per possederne la proprietà di questa mappa. Se ti è piaciuto questo contenuto ci metti un bel like, io cercherò di portarvi sempre un'informazione quanto più diretta, oggettiva possibile. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!